la terra piatta nella Bibbia. Grazie di essere su Canal 104 Plus, è il plus che fa la differenza. E non dimenticate le piattaforme Telegram Canal 104 e Canal 104 Food per i più attenti all'alimentazione. Per chi usa il prestigioso indice alfabetico per le proprie ricerche è sicuramente a conoscenza delle molteplici voci versetti dove sono state analizzate, evidenziate e confrontate le molteplici traduzioni della Bibbia per interpretarla ogni volta a seconda del movimento religioso. La Bibbia contiene molti versetti che implicano direttamente una terra piana. Ce ne sono tanti, pertanto qui per brevità mi limiterò agli esempi più diretti. Da Giobbe 38, 12-13. Da quando vivi hai mai comandato al mattino o insegnato all'aurora il suo posto perché essa afferri le estremità della terra e ne scuota via i malvagi? Un globo ha bordi da afferrare? Una terra piana? Sicuramente sì. L'autore Giobbe avrebbe scritto questo se avesse saputo che la terra non era un disco piano? Prima di poter rispondere a questa domanda dovremmo esaminare un altro versetto dello stesso autore. Giobbe 38, 14. La terra si trasforma come creta sotto il sigillo e spicca come un vestito. Questi sono sigilli dell'epoca in cui l'autore scrisse questi versetti. Hanno assunto una forma circolare piana, non è vero? Diamo un'occhiata ad un'altra serie di versetti. Daniele 4, 10, 11. Lo guardavo ed ecco un albero in mezzo alla terra, la cui altezza era grande. L'albero crebbe e divenne forte, la sua cima giungeva al cielo e si poteva vedere dalle estremità di tutta la terra. I creazionisti amano sottolineare che questo era solo un sogno. Potrebbe essere così, ma diamo un'occhiata a un altro versetto che lo corrobora. Matteo 4, 8. Di nuovo il diavolo lo trasportò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. Sogno o no, è impossibile vedere l'intero pianeta da qualsiasi punto. Nessuno di questi versetti ha senso se non alla luce di una terra piana. Il gruppo di versetti successivi affronta l'affermazione che la Bibbia insegna una terra sferica. Per chi desidera approfondire il versetto Isaia 40-22 suggerisco di vedere il video Versetti della Bibbia sempre per i predicatori. Chug, cerchio. Egli siede sopra la volta del mondo. La parola cerchio in questo versetto è tradotta dalla parola ebraica chug, pronunciata hug, che descrive un cerchio, un compasso. Tenetelo a mente mentre esaminiamo il prossimo versetto di Isaia 22,18. Ti farà rotolare ben bene e ti scaglierà via come una palla. La parola palla è stata tradotta dalla parola ebraica duvr, pronunciata dur, cerchio, palla, volta, rotatoria. Quindi Isaia avrebbe potuto scegliere di chiamare la terra palla. Tuttavia sceglie la parola cerchio, che meglio si adattava all'idea contemporanea di una terra piana. Un cerchio non è una palla, né una palla è un cerchio. Tutti sapevano cos'era un cerchio a quei tempi. Aveva lo stesso significato allora come lo ha oggi. Ecco altri versetti che implicano una terra piana. 1 Cronache 16:30. Sì, il mondo è stabile e non sarà smosso. Salmi 93:1. Il mondo è stabilito fermamente e non sarà smosso. Salmi 104:5. Egli ha fondato la terra sulle sue basi. Essa non sarà mai smossa in eterno. Giobbe 38:4-6. Dov'eri tu quando io gettavo le fondamenta della terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Chi ha stabilito le sue dimensioni, se lo sai? O chi tracciò su di essa la corda per misurarla? Dove sono fissate le sue fondamenta? O chi pose la sua pietra angolare? Molti altri versetti fanno riferimento a pietre angolari come colonne e fondamenta della terra usati per descrivere la costruzione di edifici piani. Il tema comunque qui è la piattezza. È piuttosto ovvio che gli autori della Bibbia pensassero che la terra fosse piana. Dopotutto, che tipo di terra poggia su pilastri? Una terra piana, perché la terra è piana. Lo dimostrano anche le mappe per le rotte aeree usate durante la Seconda Guerra Mondiale che trovate sotto le voci mappa. Grazie di aver ascoltato fino alla fine, sono sempre in pronta consegna i libri Il risveglio e Il secolare nuovo ordine del male. Anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè attraverso PayPal è più che gradito.